In soli 10 minuti ho costruito queste due dashboard per tracciare il Bitcoin in tempo reale. Una è professionale, reattiva, da senior developer. L'altra, ho avuto qualche difficoltà. La regola era semplice, vietato scrivere codice. Ho lasciato che le due AI facessero tutto il lavoro sporco. Oggi mettiamo il re indiscusso degli editor, Cursor, contro il nuovo misterioso sfidante, Google Antigravity. Chi vincerà? Niente teoria oggi. Questo è un test sul campo tra Cursor, che state vedendo, sicuramente il miglior editor disponibile in commercio, e questa è l'applicazione che ho scaricato per Windows, e lo metteremo a confronto con quello che state vedendo, con Google Antigravity, di cui abbiamo già parlato. Questa è l'interfaccia grafica, sempre dell'applicazione che ho scaricato per Windows. La missione è complessa, quella di oggi. Chiederò ad entrambi di creare un'applicazione che monitorizzi il prezzo di Bitcoin live, che lo aggiorni ogni 5 secondi con grafico e volumi. Iniziamo dal campione, da Cursor. Incollo il prompt dettagliato. Ovviamente sarà lo stesso sia per Cursor che, come vedete, per Antigravity. Ok, sono partiti. Allora, Cursor ci sta pensando, ha deciso di fare solamente l'index HTML usando l'API di Binance. In 29 secondi mi ha creato il codice ed ecco il risultato dell'index HTML. Adesso passiamo ad Antigravity, che come vedete è un po' più farraginoso, sta analizzando, crea i suoi task. Come avete visto, su Cursor non sono intervenuto, eccolo il primo intervento che mi chiede Antigravity. Va avanti ed ecco il risultato, che come vedete è un po' scarno, senza grafico, senza volumi. Quindi gli dico aggiungi volumi e il grafico del prezzo istantaneo. Riparte, ennesima conferma, quindi altro intervento, un altro ancora e un altro ancora. Quindi praticamente ecco il risultato, che come vedete non è soddisfacente, e comunque abbiamo avuto 5 interventi manuali contro 0. Adesso andiamo a mettere a confronto il codice generato da entrambi. Bene, partiamo da Cursor. Questo è l'index HTML che ha creato correttamente, come io gli ho chiesto. Vedete che il codice è molto lineare. Questa è l'API di Binance da cui prende il prezzo di Bitcoin, come gli ho detto sempre nel prompt. Vediamo velocemente le altre funzioni. Questa è quella che gli permette di disegnare il grafico. Ma la cosa interessante, in quella dove lui carica il prezzo, vedete che ha aggiunto il massimo e il minimo, cosa che io non gli avevo chiesto. Quindi è stato molto intelligente. Mentre Antigravity ha creato 3 file distinti, quindi non ha rispettato il prompt. E il codice è un po' più farraginoso. Arriviamo qui dove ci fa vedere che anche lui ha utilizzato l'API di Binance per il prezzo. Queste sono le altre funzioni. Questa è quella che gli permette di aggiornare il prezzo in tempo reale. Adesso ci tengo a farvi vedere le modifiche che Antigravity ha apportato dopo che io gli ho fatto richiesta, e vedete questo nel CSS, ha aggiunto questo graph section, ma qui nello specifico ci dice che queste sono le modifiche che ho apportato per il volume, il minimo e il massimo, come da te richiesto, per aggiornare il grafico. Bene, siamo arrivati al momento del verdetto finale. Siamo sull'applicazione di Cursor, clic destro, faccio Open with Live Server ed ecco che questa è la dashboard che ha creato. Come vedete va subito online, è molto gradevole come estetica. Vedete il prezzo si aggiorna in tempo reale. Qui abbiamo questa, come dire, questa track bar interessante, perché ci dice qual è il minimo e il massimo delle 24 ore, e in questo caso ci fa vedere che è più vicino al minimo rispetto al massimo. E abbiamo l'ultimo tick, quando è stato calcolato l'ultimo tick, il volume nelle 24 ore, e ci dice che viene aggiornato ogni 5 secondi. Quindi come vedete questo effetto glow ha fatto un bel lavoro. Adesso vediamo cosa ha combinato dopo vari aiuti Google Antigravity. Qui la storia è differente, perché dobbiamo cliccare fisicamente sopra l'index ed eccola qui. Diciamo è molto più semplice, e anche qui ha fatto l'effetto glow, però come vedete non ho la barra che mi dice a che punto sto tra il minimo e il massimo delle 24 ore. Qui vediamo il minimo delle 24 ore,
Però diciamo che tendenzialmente non è molto intuitiva. Qui abbiamo il massimo e i volumi nelle 24 ore. Quindi il verdetto è abbastanza semplice da emettere, credo che Cursor abbia fatto un grande lavoro. A prima vista sembrano entrambi funzionali, il prezzo si aggiorna, il grafico c'è. Un pareggio tecnico, giusto? Sbagliato. Per ottenere il risultato di sinistra ho dovuto correggere ben 5 volte il codice, a destra mai. Cursor ha guidato in totale autonomia. Antigravi di oggi è ancora uno stagista brillante che va seguito passo passo. Cursor uno sviluppatore esperto. Oggi la velocità non dipende più da quanto scrivi veloce tu, ma da quanto capisce veloce la tua AI, e in questa sfida c'è un abisso. Se vuoi vedere Cursor alle prese con progetti ancora più sfidanti o vuoi che metta alla prova altre AI, scrivilo nei commenti ora. Iscriviti per non perdere il prossimo round.